Ragazzacci, buongiorno e bentornati sul mio bancone tutto usato di lavoro. Però oggi finalmente posso farvi il video sopra come io attacco il ciuffo su un manico nuovo o un manico usato. Ricordate, questo è quello che gli ho tolto il ciuffo, che guardate ancora sta così perché non mi è arrivato il suo ciuffo. Questo è un 23-24 mm. Questo che mi è arrivato, il Magard misto tasso maiale, non entra qua perché questo è 26. Un primo suggerimento che vi do è che normalmente se ci rimane un millimetrino meno fra il nodo e il buco del pennello male non fa, specialmente ragazzi quando incollate ciuffi di maiale, che ricordate che la setola del maiale tende a ingrossare. Se lo mettete molto esatto, come non so se qualcuno di voi ha visto il mio video dove uso un manico tutto in legno, che mi si è aperto proprio per quell'errore. È stato uno dei primi ciuffi che ho montato, lo misi molto esatto e quando ha gonfiato la setola mi ha spaccato praticamente il bordo l'ho aperto il bordo del manico. Sicché io vi suggerisco un millimetro meno. Se il buco è 27 prendete il nodo 26, se è 26 prendete un nodo 25 e con quello vi curate in salute. Sul tasso e sul sintetico non c'è problema, potete andare anche praticamente esatto e va benissimo. Allora, dopo aver deciso naturalmente che tipo di ciuffo andate a montare e il manico che userete, la cosa più importante è decidere. Fatemi prendere un pezzettino di nastro, scusate, pensavo di averlo ma è finito quello lì. La cosa principale da scegliere ora è l'altezza con la quale si monterà il ciuffo, ok? Perché da quello lì dipenderà moltissimo come renderà il pennello. Forse una delle cose più importanti, a parte la tipologia del ciuffo che uno sceglie. Per esempio, vi faccio vedere, fatemi prendere un righello. Questa misura si può fare con righello, ragazzi, non c'è bisogno di avere un calibro. Guardate, per esempio, questi sono due pennelli, tutti e due in tasso maiale, il Semoj e lo Zenith, questo lo vende l'amico Bruno di Sbarba. Da dove si prende la misura? La misura dovete prenderla da dove c'è l'anellino, vedete qui, fino alla parte alta del ciuffo. Allora, questo lo 0 non ce l'ha proprio qui in basso, ok? Lo 0 ce l'ho qui sul righello, sicché all'incirca, ragazzi, se io prendo questa misura, vedo, non so se con la camera si vede, vedo che questo ciuffo ha un'altezza di un 57 mm all'incirca. E se prendo questa misura qua, vedo che qui ho un'altezza all'incirca di 53-54 mm, sicché vedete c'è una differenza di un 3 mm fra l'uno e l'altro. E vi assicuro che questa differenza sulla faccia si sente. Vedete, se io li metto allineati, ora è difficile con la camera perché ce l'ho inclinata, però vi assicuro che questo è più alto di questo, mettendo alla stessa altezza l'anellino sotto. E in faccia si sente, infatti questo è un pennello che, come è più alto, il ciuffo più morbido, nonostante abbia un diametro più grande. E questo è un pennello che ha più backbone perché il ciuffo è più corto, sono tanti 3-4 mm di differenza, ragazzi. Guardate come apre con facilità questo, mentre come è molto più duro questo, guardate che apre pochissimo. Comparato con questo, guardate come apre. Cioè, 3 mm, ragazzi, a parte poi, certo, anche la densità del ciuffo è importante. Però sicuramente l'altezza è fondamentale. Ora, come sapere qual è l'altezza che più vi piace? Se è la prima volta, ragazzi, che comprate un ciuffo, come in questo caso qua, è difficile indovinarlo, bisogna provare. Sicché quello che io vi consiglio, scusate, è prima di incollare definitivamente il ciuffo al pennello,
di fare delle prove, ok? Fare delle prove nel senso di non fissarlo definitivo, scegliere all'incirca un'altezza che uno vuole e con della colla che non sia tanto forte fissare il nodo se ce n'è bisogno per fare la prova. Per esempio, guardate questo qua, no? La profondità del buco che ha e il ciuffo. Allora, vedete, se io lo metto, qui già si è bloccato, però guardate quanto può entrare ancora dentro il ciuffo. Guardate qua, guardate quanto è entrato dentro. Per esempio, io qui potrei fare già una prova, ok? Perché il ciuffo è entrato con forza e mi permette tranquillamente di usarlo senza dover mettere nessun collante. Magari provo mettendo il ciuffo completamente dentro, faccio un montaggio a vuoto, me lo provo in faccia e sento se mi sembra che ha un buon backbone o se ha troppo backbone. Ora, se sento che gli manca backbone e già sono arrivato in fondo, ragazzi, c'è poco da fare. O con molta calma prendete un Dremel e vi mettete a mangiare il fondo del manico per riuscire a inserirlo ancora di più, però è un lavoro insomma abbastanza fastidioso, ve lo dico, mettersi a mangiare il fondo del manico. Poi bisogna stare anche attenti di non sciuparlo, perché io qui vedo che per esempio questo qua deve essere all'incirca fino a questa profondità qui. Vedete che se vado più in giù corro il rischio, qua il diametro diminuisce, corro il rischio poi di sciupare il manico, sì che io non mi ci metterei tanto, almeno che non vi accorgiate che veramente c'è possibilità come materiale di scavare di più. Magari se sentite che messo tutto dentro e rimane troppo morbido, non sciupate il ciuffo, comprate un ciuffo un po' più denso magari o di un'altra tipologia e ci montate su quel manico un altro tipo di ciuffo. Però se fosse il caso contrario e sentite che messo tutto completamente dentro il ciuffo ha troppo backbone, però attenzione, non lo sentite così a secco, perché guardate questo ciuffo che mi è arrivato l'altro giorno, quando l'ho tolto dalla scatola mi sembrava durissimo, mi sembrava una pietra. Una volta lavato, bagnato, si è aperto e si è ammorbidito tantissimo. Ora che è asciutto si sta un po' rindurendo rispetto a come era bagnato, sicché la prova va fatto con il pennello bagnato, magari facendo un montaggio a vuoto e provandolo in faccia o facendoci anche la barba. Sicché in questo caso posso fare la prima prova senza mettere nessun collante, posso farla così perché il ciuffo è veramente entrato duro, mi permette tranquillamente di farmi la barba, non viene via. Però se ora dico ho bisogno di tirarlo un pochino più in fuori perché ha troppo backbone, allora cosa devo fare? Bisogna, ragazzi, che qua dentro uno metta degli spessori, perché se no come fate dopo quando lo andate a incollare, a ricordarvi la misura esatta come metterlo? Sì che l'idea è mettere dentro degli spessori. Per esempio, uno dovrebbe all'incirca variare 1-2 mm alla volta, non di più, ok? Diciamo che io tutto dentro, una volta bagnato e montato il sapone, sento troppo backbone, allora posso cercare degli spessori che possono essere spessori di gomma, possono essere spessori, per esempio se avete degli O-ring a casa, qualcosa che entri dentro e faccia sì che quando metto il ciuffo, vedete, ora rimane più in fuori. Per esempio, guardate, se io metto tutto il ciuffo dentro, completamente dentro, io ho un'altezza del ciuffo, prendendolo dalla base all'alto, di 55 mm. Se io ci metto ora questo O-ring dentro, il ciuffo entra molto meno e ora ho un'altezza, guardate, quasi di 58, quasi 3 mm ho guadagnato. E allora posso fare la prova. Ora, se sentite che il ciuffo è entrato abbastanza duro e potete usarlo così, non c'è nessun problema. Fate magari un montaggio a vuoto, lo provate in faccia, sentite se vi sembra bene così come backbone, e se no continuate a mettere spessori. Comunque, ragazzi, io vi dico, come misura all'incirca, no? Vedete che sui tassi in maiale si tengano sui 55-56. Un Q-band 50-52 secondo me sono ideali. Guardate, questo per esempio è un Paladin. Questo Paladin ha
52 di altezza di ciuffo. Questo è un altro tasso, un altro americano. Questo sta in 50. Questo sta in 50. Questo sta in 50 come altezza. Questo è un Leonida e io so che lui li monta tutti sui 50, infatti 50-51, così a occhio vedo. Che se andate su un tasso all'incirca la misura è quella, 50-52 dovrebbe essere come altezza di ciuffo. Sul maiale dovete stare più attenti perché sul maiale, questo sta per esempio in 54, 53, 54, 53. Dovete stare più attenti perché ricordate che il maiale ha più backbone rispetto per esempio a un tasso. Questo per esempio è questo è il tasso de Zenith che fa barba, sta sui 56 all'incirca. Vedete, questo è più alto, infatti è un pennello che è molto più morbido, ha meno backbone rispetto per esempio a un Paladin che è più basso di ciuffo. Vedete, si vede che se lo metto alla stessa altezza vedete che c'è una piccola differenza di altezza del ciuffo, però quei 2-3 mm ragazzi vuol dire tanto, cambia tantissimo il backbone. Così che allora dovete fare le prove. Io vi suggerisco di fare le prove. Ora, se vedete che magari avete un buco molto grande del pennello rispetto al ciuffo e il ciuffo viene via, potete usare dei collanti che non siano forti. Mettete un pochino di collante, come può essere per esempio del silicone trasparente, o io per esempio uso anche questa colla qua, questa è 3 in 1, questo è un adesivo che attacca per bricolage, attacca un po' di tutto, attacca legno, attacca plastica. Appena una goccina fate seccare naturalmente perché non vi venga via per fare la prova. E come materiali ragazzi vi dico, potete usare anche le rondelle, quelle di ferro. C'è un amico nel gruppo, Alessandro Chiappe, che a lui per esempio gli piacciono i pennelli un po' più pesi. Allora per farlo più peso ci mettete dentro una rondella di metallo, così vi viene il manico più peso. A me onestamente mi piacciono più leggeri. Se dovessi mettere uno spessore io metterei una gomma, qualcosa leggero. Ora, io ieri già, come vi ho detto, come questo manico, come il ciuffo entra nel manico è duro, io ho già provato e ho già visto che senza metterci niente per me va benissimo così il ciuffo. Anche perché poi ho visto che inserendolo tutto mi viene un'altezza del ciuffo che rimane esattamente a metà fra questo e questo, così che ho all'incirca 3 tipi di backbone differenti con i 3 rasoi, con i 3 pennelli. Questo mi viene con più backbone, questo una via di mezzo e questo mi rimane il più soffice, essendo tutte e 3 misto maiale tasso. Così che ho deciso di usarlo così, lo inserirò completamente senza mettere nessuno spessore. Allora, accortezze alla ora di fissare completamente il ciuffo dentro, perché ragazzi una volta che lo fissate già con il collante definitivo poi non lo togliete più, se lo incollate bene non lo togliete più. Alcune accortezze che vi do. La prima cosa, io vi suggerisco, anche se siete persone precise, di proteggere il manico, perché uno non lo sa mai, casca un po' di colla, si attacca al manico e non ce ne accorgiamo magari e poi si sciupa l'acrilico, se è acrilico sia il legno, sicché non costa niente prendere un pochino di questo, non lo so come lo chiamate in Italia, questo è quello che usano i carrozzieri, adesivo questo da carrozzieri, e proteggere un pochino il manico. Questo nastro costa pochissimo, penso che lo trovate in qualunque ferramenta in Italia. Anche perché poi a volte uno tocca la colla con le mani, non se ne accorge, poi tocca il manico e se non lo pulite subito, ma anche pulendolo a volte rimane sempre un pochino di colla
e poi insomma sciupate il manico. Allora io penso che è meglio sciupare un pochino di scotch di questo nastro, che vi dico non costa niente. Proteggete il manico e vi curate in salute. A posto. Fatemi mettere anche un pochino qui sotto. A posto. Beh, così non c'ho problemi, non devo stare attento a niente, che tutto il manico è bello protetto. A posto. Ora, cosa dobbiamo fare? La prima cosa che vi consiglio di fare è, una volta che l'avete protetto, dentro questo per esempio è molto liscio, allora si prende un pezzettino di carta di grana un pochino grossa, va bene? Non prendete carta fine. Io qui ho un pezzettino di 80 e gli date una grattatina per rendere la superficie un pochino più rugosa, ma basta poco, non è che dovete impazzirci tanto. Poi se già vi viene dentro abbastanza rugoso non c'è problema, però questo era particolarmente liscio, allora io una cartatina gliela do. Più che altro ragazzi sul fondello, ok? Perché sul bordo la colla non ci va messa, è solo sul fondello che va. Ora, se avete un pochino di diluente, io vi consiglio di pulire anche questo con un pochino di diluente. Fatemelo prendere, non ce l'ho qui. O può essere anche dell'alcol, ok? L'importante è che sia qualcosa. Io ora sto usando dell'alcol. Qualcosa che tolga prima di tutto la polvere che avete fatto a lavare e che sgrassi la superficie, così vi siete sicuri che la colla attacca bene. Tanto un pochino di alcol a casa, quello per disinfettare, ce l'avete tutti. Bello pulito, così siamo sicuri che... E ora non lo tocchiamo più col dito, perché ricordate che il dito, la pelle è sempre grassa, può sporcare. No, così anche questo pennello per togliere, è rimasto qualcosa. Allora, qui siamo a posto, l'abbiamo già protetto. Allora dobbiamo ora partire con la colla. Che colla usare? Ragazzi, una colla che sia forte, e una colla più che altro che, se usate acqua calda quando vi fate la barba, che regga un pochino la temperatura, almeno un 80-90 gradi, per garantizzarvi che poi non vi si stacchi con il tempo. Io uso, questa è una collaccia che si trova qua, una delle più economiche, comunque ci ho attaccato un sacco di ciuffi, non ho mai avuto problemi. Il problema di queste colle sono che un casino qua, i beccucci quando si aprono, poi per richiuderle. Questa è nuova, la apriamo. Questa è una colla bicomponente, ok? Io preferisco prendere quelle che sono un po' trasparenti, perché ce n'è qualcuna che sono scure, preferibilmente trasparente, perché succedesse che magari me ne mettete un po' troppa e vi rimane sul bordo, almeno quasi non si vede. Allora avete bisogno poi, qui viene in regalo, una palettina per mischiarla e dove mischiarla, ok? Allora, una cosa importante ragazzi, di colla se ne mette poca, perché l'importante è che se già la superficie, mi sono dimenticato una cosa, anche questa va cartata, un pochino dovete cartare, questo è liscio, allora gli date una cartatina anche a questa qui. Vedete, era un giallo vecchio, ho dato una piccola cartatina, guardate già come ha cambiato di colore. Basta poco ragazzi, non dovete mica farla fuori, guardate, questa è la colla che regge il nodo, non ve la mangiate tutta, basta appena graffiarlo un po'. Anche qui facciamo lo stesso, passiamo un pochino di alcol per togliere il grasso.
Ok, quello che vi dicevo, la colla. Ragazzi, ne va messa pochina, ma pochina pochina. In teoria, quando mettete dentro il ciuffo al manico, la colla non dovrebbe venire più in su della metà di questo qua, non deve arrivare a imbrattare il nodo. Ve lo dico specialmente, ragazzi, con il maiale, perché il maiale assorbe anche la colla. Mi è successo nel primo rasoio che feci che misi troppa colla e la mattina quando andai a prendere il pennello avevo 2-3 mm di colla che me l'aveva tirata sul pelo. Si vede bruttissimo il pennello così. Ma poi c'è un'altra cosa, che se viene la colla in su vi rende il pennello ancora più duro, gli dà più backbone, sicché ne va messa appena un pochino qui sul fondo, che regga, perché questa colla è talmente forte, se la superficie è bella rugosa attacca talmente tanto, ragazzi, che non c'è problema. Poi meglio metterne un po' meno, che chissà più avanti vi si stacchi e lo prendete, gli date un'altra cartatina e lo rincollate, che ne mettete troppa, sciupate il pennello, sciupate il ciuffo e poi non potete fare più nulla. Sicché di colla ne va, ragazzi, pochissima, importantissimo questo aspetto. Allora, qui ho rotto il beccuccio. Queste bicomponenti vanno 50 e 50, se non l'avete mai usata, se così a siringa cercate di schiacciare destra e sinistra che esca la stessa quantità. Questa è più che sufficiente, questa colla che ho preso. Sicché immaginatevi quanto vi durerà un barattolo così. Lo buttate via, vi si secca prima magari, non lo userete mai. Un'altra cosa importantissima di queste colle, vanno mischiate bene, perché uno è il componente e uno è il catalizzatore. Se non lo mischiate poi non secca bene la colla. Io vi consiglio di prendere quelle da 5 minuti, tanto avete un 3-4 minuti tranquilli per spalmarla, ma non ne avete bisogno, perché vedete, basta girarla bene. E io qui vi consiglio di metterla dentro al buco, di non metterla sul ciuffo, perché sul ciuffo va bene, se l'avete protetta non c'è tanto problema, però meglio metterla un pochino, vedete, qui sul fondo del manico, la spalmate vedete che ne sto mettendo pochissima di colla solo sul fondo. È più che sufficiente questa colla. Ora prendete il manico, magari se vi è avanzata qui un pochino potete mettete un pochino qui, questo è un po' concavo e magari un po' di colla rimarrà là dentro. Mettete dentro il ciuffo, ecco, mi è cascato, per questo vi dico, vedi, sempre proteggete il manico, non si sa mai. Schiacciate dentro. Una volta che è dentro io vi consiglio di dare un giro come di 90 gradi. A posto, finito. Lasciate il pennello in verticale, non lo piegate, perché se avete messo troppa colla o la colla è più liquida della mia, lo mettete sdraiato e la colla può correre ancora finché non si secca. Però questo è a posto. Già posso togliere, se voglio, il nastro, perché ormai il lavoro è stato fatto, non c'ho più bisogno del nastro. Ora lo lascio seccare, questo è da 5 minuti, comunque lo lascio seccare un'oretta, e se volessi fra un'oretta già potrei farmi tranquillamente la barba con questo pennello. Vi consiglio questo nastro da carrozziere, perché il nastro da carrozziere ha una colla un pochino più delicata, normalmente non lascia rastro e non rimane attaccata la colla sul manico.
L'unica cosa, non lasciatelo più di 24 ore se potete, perché a volte, specialmente se è estate con il caldo, la colla si potrebbe poi aderire, se no alla resina. Beh, comunque con un pochino di acetone, magari quello delle donne, o un pochino di alcol anche, lo potete pulire, non c'è grandi problemi. Ora non usate acetone se è un manico verniciato in legno, perché portate via tutto. Vedete, già fatto, lavoro pulito, non ho sporcato niente, il pennellino sta a posto. Ora lo lascio riposare un'oretta e la prossima sbarbata naturalmente sarà con lui. Vi assicuro che una volta che la colla secca potete tirare quanto volete, non viene assolutamente via. Bene ragazzi, allora questo è tutto, è come incollare un manico. Se avete qualche dubbio scrivetemelo e con gusto vi rispondo. Comunque penso all'incirca di avervi spiegato un po' tutto. Ciao, ci vediamo.